Buone Notizie sono andata a Londra per un'iniziativa che ci ha portato appunto a contatto con un contesto internazionale in cui siamo proprio entrati a contatto col tema del giornalismo costruttivo, e devo dire che lì mi sono convinta ed entusiasmata perché faccio coming out. Io non ho una particolare sensibilità per le buone notizie in sé, nel senso che lavorare solo nell'ottica del giornalismo positivo e delle buone notizie mi darebbe l'impressione di fare la stessa cosa dall'altra parte della barricata che fa il cosiddetto, diciamo, giornalismo distruttivo, cioè non voglio parlare solo e soltanto di cose buone, preferisco avere una prospettiva globale e presentarla in modo diverso. Ecco, quello che mi è piaciuto del giornalismo costruttivo è stato appunto questo, motivo per cui, tornata da Londra, sono poi andata a studiarmelo, ad approfondire il tema in altri contesti internazionali, cioè a Parigi, in un convegno all'Università di Windesheim in Olanda e in un convegno all'Università di Aarhus in Danimarca. Ho scelto un titolo, tra l'altro, che è basato su tutta una serie di domande apposta, perché a me le domande piacciono molto e perché credo che il giornalista, la cosa più bella della nostra professione, che secondo me rimane la professione più bella al mondo, è il fatto di continuare a coltivare le domande, e semmai la sfida nostra dovrebbe essere quella di trovare delle nuove domande, oltre a quelle che facciamo di già. Dare un lieto fine alla storia. Noi non siamo chiamati assolutamente a fare questo, anche perché non siamo affatto degli specialisti delle diverse aree che andiamo ad analizzare, però siamo chiamati, questo sì, a informare il lettore su tutte le possibili soluzioni che ci possono essere. Numero 3, coltivare una prospettiva critica, perché noi siamo giornalisti e quindi dobbiamo assolutamente rimanere critici, non saremmo giornalisti se non fossimo critici. Essere critici però non vuol dire essere cinici, queste sono due cose molto diverse. Numero 4, utilizzare nuove tecniche di intervista, e attraverso queste nuove tecniche, basate in buona parte sull'utilizzo di rami della psicologia positiva, generare nuove domande. Ricordiamoci, il nostro compito è sempre quello di coltivare la domanda, coltivare il dubbio e costruire anche nuove domande. Numero 5, utilizzo rigoroso di un set di dati. Da questo punto di vista il mondo del giornalismo va sempre meglio, con l'aiuto della statistica abbiamo sempre più accesso a un set di dati che è sempre più nutrito, utilizziamoli. Numero 6, impegnarsi a coagire e co-creare con i lettori, quindi utilizzare il più possibile delle forme di giornalismo partecipativo, perché il lettore si senta partecipe, ma anche perché il lettore è quel nostro link con quello che andiamo ad analizzare, che quindi ci può portare storie, dati, eccetera, eccetera. Ora, per spiegarvi molto concretamente quali sono le differenze tra giornalismo positivo e giornalismo costruttivo, parto da questo articolo che abbiamo pubblicato ultimamente, 2 settimane fa, su buonenotizie.it. La storia di Elsa Radaelli. Sono un ex alcolista e ho inventato un modo per aiutare chi vuole smettere di bere. Vi do 2 possibili declinazioni di questa storia. Declinazione secondo il giornalismo positivo. Elsa Radaelli è un alcolista da 15 anni, a un certo punto finalmente ammette di avere un problema, grazie all'aiuto di un personaggio magico incontrato nella selva oscura dell'alcolismo, riesce ad affrontare questo problema, ne esce, recupera il lavoro, recupera l'amore e inoltre si inventa un modo per aiutare chi è rimasto ancora nella selva oscura. Ecco, noi abbiamo cercato di declinarlo invece in modo diverso, cioè secondo quelle che sono le caratteristiche del giornalismo costruttivo. Quindi siamo partiti sì dalla storia di Elsa, però abbiamo cercato di allargare il focus a un problema generale, andando anche al di là del discorso dell'alcol. Attraverso Elsa abbiamo scoperto che l'alcol è semplicemente una dipendenza, così come una dipendenza alla ludopatia, così come una dipendenza alla droga, così come una dipendenza, anche se più socialmente accettata, la dipendenza dall'uso di cellulari. Ce ne sono un sacco di dipendenze, se vogliamo andare a vedere. Come si reagisce a una dipendenza? Abbiamo raccontato attraverso quali metodi, ripeto, quali metodi Elsa è riuscita a uscire dalla sua selva oscura. Dopodiché abbiamo allargato il discorso, cioè cosa si può fare a livello collettivo, a livello sociale, per cercare, se non di risolvere, che sarebbe un po' ambizioso, quantomeno di affrontare questo che è un problema che riguarda molti di noi,
Abbiamo parlato di due possibili risposte, una risposta calata dall'alto da un piccolo stato, l'Islanda, illuminatissimo, benché piccolo, che attraverso un programma che è andato in atto dal 1998 al 2016 è riuscito a ridurre la dipendenza di alcol tra i giovani dal 48% al 5%, quindi dal 1998 al 2016, attraverso un metodo di cui non vi parlo per non entrare poi nello specifico, lo trovate nell'articolo. E abbiamo poi parlato di un metodo di peer education, quindi educazione tra i pari, che è quello che ELSA sta cercando di diffondere in Italia, perché è un metodo fortunatamente scalabile. Ecco, queste sono due possibili declinazioni della stessa notizia secondo queste due caratteristiche.